Nuovo unboxing per dei vecchi giochi, dei vecchi titoli per la PlayStation 2. Già vi dico che questo lotto l'ho pagato 35 € e quindi direi di andare già nello specifico, perché abbiamo una pila di cose che stiamo vendendo e di cose che invece ci teniamo, e devo dire che sono abbastanza simili come dimensioni. Sì, effettivamente sì, perché noi abbiamo metà che teniamo e metà che vendiamo, di cui tra l'altro uno che abbiamo già venduto, Sì, uno l'abbiamo già venduto che alla sarebbe... modica cifra di 10 €. Ovviamente tutta la roba che stiamo vendendo la trovate sul profilo Vinted in descrizione. È un titolo che abbiamo provato, perché in realtà tutti li abbiamo provati, ovviamente tutti funzionano, però il punto è che li abbiamo provati perché volevamo capire se ci potessero interessare, se non ci potessero interessare. Alcuni che avevamo già messo per interesse, poi in realtà è successo che abbiamo visto che non ci interessavano, poi spieghiamo il perché. Comunque qui facciamo la pila di quelli che stiamo vendendo. Ovviamente in questo caso questo già venduto, volevo farla centrale ma va bene, spero che sia centrale, ragazzi. Altra cosa, andiamo sempre per cose che stiamo vendendo, queste demo che mi hanno regalato dentro questo lotto, che onestamente le demo piacevano tanto una volta, però poi dipende anche che demo sono, perché obiettivamente questo tipo di demo con Need for Speed Carbon, Star Wars, ho detto ma direi che possiamo farne a meno, anche perché abbiamo già avuto delle demo che abbiamo tenuto. Sì, ne ho tenuto una io perché dentro ci stava la demo di Silent Hill 3, o Silent Hill 3 se non Sì. sbaglio. L'ho trovata interessante, quindi ho detto vabbè la tengo, però effettivamente se sono giochi del genere anche no, perché... Sì, non mi piace Però questo. ci sta, se c'è un gioco abbastanza intrigante, tipo Silent Hill, o che ne so, un Resident Evil, queste Tipo, robe del genere, sì. un'altra che hai tenuto era quella di Tomb Raider. Sì, che mi sa che forse era la stessa dove c'era Silent Hill o no? No, mi sa di no, No. perché ne abbiamo tenute due. Ah no, quella era per PS1, mi sa. Sì. Quella che perché una Sì. era demo di PS1 con Tomb Raider. Esatto. Quindi l'altro era PS2 per Silent Hill. Ti passo un altro titolo sempre da vendere. Sì, ecco qua, Shrek Super Slam. Allora, questo gioco lo volevamo tenere, in realtà. Mm-mm. Cioè, se proprio dobbiamo essere sinceri, volevamo tenerlo. Ma l'abbiamo provato ed è un picchiaduro, Sì. tipo alla Super Mario, no, come si chiama? Aspetta, non Super Mario, Smash Bros, ecco. Con i personaggi di Shrek, il che è fantastico, però a me, cioè a noi, mi sembra, i picchiaduro non fanno impazzire, quindi noi pensavamo fosse magari una storiella, però in effetti Super Slam si poteva intuire. Cioè io immaginavo, nella mia testa ero convinto che era un titolo stile tipo Tarzan, no? Quello per PS1. Sì. Tipo sti giochi così. Però io come picchiaduro nella mia vita ho giocato solo Tekken 3. Sinceramente sono interessata solo a quello come picchiaduro, quindi va bene così. Ci sono rimasto male quando l'ho provato, come quest'altro titolo che ci sono rimasto ancora più male, devo essere onesto, Monster Trucks Extreme Off-Road Edition, che pure questo lo stiamo vendendo. Me lo volevo tenere perché io amo i Monster Truck, queste cose qui, però quando l'ho provato e ho visto che per andare avanti spingevi X, per fare il NOS spingevi triangolo. Come fai? Onestamente io non avendo le mani tipo storte non è che non riesco, ma si fa una fatica. È difficile. Ma come si fa a premere X e triangoli cioè devi far così, tipo un calabrisu che fa così, cioè ma cos'è? Allora, secondo me lo dovevano sviluppare diversamente, tipo come avevano fatto con Crash Team Racing per PS1, che tu con X praticamente acceleravi e con cerchio, quindi molto facile perché accanto potevi anche non lasciare X, se ce la facevi. Esatto. Facevi il turbo. Hai già il pollicione lì. Esatto, no il turbo, facevi il turbo se non sbaglio, o comunque usavi i gadget che prendevi dalle casse, insomma, quindi una delle due, era molto più semplice. E infatti è un peccato perché l'idea mi piaceva, ma lo svolgimento un po' meno. Esatto. Adesso ti passo questo titolo che in realtà vogliamo tenere. Sì, questo lo vogliamo tenere, che è questo Tak 2 lo scettro dei sogni. È un titolo che abbiamo provato, penso che sia tratto da un cartone, ma non ne sono sicuro perché questo non te lo so dire. Di questa serie non ce ne intendiamo. C'è un primo capitolo che non abbiamo giocato ovviamente, però avendolo provato
sembra assai interessante e vale anche parecchio, tra l'altro, adesso non Oddio, tantissimo, parecchio. 10 euro, quindi 15 euro, 15 dai, facciamo sui euro, anche 15 euro. 20. C'è chi lo vende a Parecchio nel senso che rispetto a quello che vendi su Vinted, che Sì, esatto, che vale tipo 2-3 euro. lasciamo stare, che mi viene l'angoscia. Comunque, Sembra interessante anche Sì. a livello di, oltre il design che è piuttosto intrigante, mi piaceva il gameplay, è abbastanza giocabile, Sì. non è invecchiato secondo me per nulla. è un platform praticamente. E una cosa che dovremmo fare è recuperare ovviamente il primo, perché se Che- giochi il secondo e non giochi il primo, secondo me perdi un po' di senso. Bisogna capire il primo se è per PS1 o PS2. Secondo me potrebbe essere Manco ci per abbiamo PS1, guardato. anche perché questo qui è del 2005. Mm. Oddio, forse no, potrebbe essere anche per PS2. Controlleremo. Controlleremo. Un titolo che vendiamo è questo qui, Socom USA Navy Sales, Socom 3 USA, vabbè, lasciamo stare. Mi viene in mente uno che abbiamo visto tempo fa, che The Last of Us l'ha chiamato The Last of USA. No, The Last of US. US, scusate, No, US. ma lui fantastico, i Cioè- titoli li cambiava tutti. Io quando ho visto questa cosa ho detto no, non è possibile, cioè tutte le ho sentite, ma The Last US no. Allora, facciamo un piccolo spoiler, dai, che se siete nel gruppo su Facebook di videogiochi, non mi ricordo quale tra i tanti, perché vabbè, ce ne stanno tanti. Sì, ma è in tutti, quindi È tranquillo, in tutti, non ti infatti. preoccupare. Sicuramente l'avete visto perché ogni giorno pubblica una foto e ogni giorno puntualmente scrive il buongiorno. Non diciamo come lo scrive. Bonjour. Buongiorno, mette la sua foto col gioco in mano e poi siamo andati a vedere il suo profilo YouTube, se non sbaglio era YouTube, sì. Sì. The Last of US, è stato meraviglioso, mi ha stravolto la vita perché io non sapevo Però- che questo titolo si potesse Però chiamare anche così. obiettivamente strappa un sorriso, quindi va bene così. Ma sì, dai. Comunque questo non mi piace obiettivamente, perché è un gioco, cioè a me tutti i Socom non mi hanno mai entusiasmato, bene o male non ne ho neanche mai giocato uno in realtà, però non mi danno l'idea di essere giochi per me, cioè nel senso, già che li vedo così non... Da quello che ho capito è abbastanza tattico, tra l'altro, a me le cose tattiche sono proprio scarso, quindi lasciamo stare. Poi Platinum, quindi Bidone. ancora peggio, Bidone. bidonissimo questo. E poi magari è un gioco bellissimo, Beh, stupendo, probabile, però va sempre a gusti. questo si tiene assolutamente, perché io amo i giochi di guida e questo qui ha un qualcosa di veramente particolare, perché cioè il sistema di guida mi è piaciuto molto, devo essere onesto, abbastanza realistico, nel senso non propriamente, però per gli anni che è uscito va bene così. E mi è piaciuto, è particolare, è semplice, perché poi se avvii il gioco c'ha un menu scarno, cioè il gioco è molto semplice, però mi piace, me lo voglio tenere volentieri. Questo purtroppo si vende, purtroppo, perché dico purtroppo? Uno, perché vabbè, il manuale è fantastico, ma vabbè, penso che sia anche nella versione originale. Però c'è un problema, ragazzi. Il problema si chiama grigiume, il grigio del Platinum. Addio. Cioè proprio ti mette tristezza, cioè vedi sto nero con sto grigio, dici ma chi è morto? Qualcuno per caso? Veramente, fa veramente Cioè, cagare. Sony quando ha creato, ma perché ha creato queste cose? Un po' come Xbox Classics, perché crei queste cose? Però comunque la copertina di Xbox è molto meglio, cioè non è così triste. Ma proprio triste. Questo ti guarda, mette la no. depressione in corpo. Sì, io Killzone, tra l'altro il primo mi manca, però quando ho visto Platinum ho detto porca miseria, lo vorrei troppo ma non Platinum, ecco. Questo lo teniamo, che è questo qui, ATV Off-Road Fury 3. Adesso io non so gli altri due dove sono, nel senso non li ho mai provati, però sta di fatto che questo l'ho provato ed è bellissimo. Cioè ha delle musiche rock, mi piace un botto, cioè io amo questi tipi di giochi così un po' trash, con sti quaddoni, no, è divertente, è molto divertente, si È tiene. leggero, dai. Sì. Ecco, questo titolo a me piange il cuore, però purtroppo Sì, questo si voleva tenere, sì, perché obiettivamente, io cioè, amo Peter Pan, quindi ho detto Però- che fa, non mi tengo il gioco, manca il manuale, manca il manuale, quindi purtroppo. tanto è un gioco che non costa nemmeno troppo, quindi volendo col manuale si può anche trovare, però è un peccato, perché l'avremmo tenuto volentieri, ma il destino ha voluto che non lo tenessimo. Questo lo teniamo con riserva, perché obiettivamente Col non- punto di domanda, perché l'abbiamo provato. Allora, io avevo visto dalla copertina, ho detto ci sta, dai, vediamo. La copertina comunque è bellissima. È lo posso bella, ci sta. Solo che poi provando l'abbiamo visto che non lo so, cioè l'abbiamo provato per letteralmente tipo 5-10
durava 10 minuti, Sì. quindi eravamo proprio all'inizio. Sembra un po' cringe come gioco. Sembra un po' cringe, però comunque le meccaniche non mi sembrano così tanto male, cioè è da provare, casomai in un futuro, se lo dovessimo giocare e non ci piace, lo mettiamo su Vinted. Esattamente, mi sembra una buonissima idea. PES 2011, ragazzi, PES 2011, ce l'ho già tipo in 48 versioni diverse del mondo, quindi direi che si può vendere assolutamente, ed è un bellissimo gioco. Però Burnout, questo era nella pila che dovevamo tenerlo, vero? Sì. Burnout sì, ma qua è rotto, vabbè, cambierò la custodia. Però questo si tiene perché io amo i Burnout. Tra l'altro, cioè non il Burnout nel senso che Sì, vai sì. fuori di testa, ma i giochi di questa saga. Grazie per la specificazione. No, non si sa mai che magari qualcuno capisce che amo il Burnout e mi dà una mole di lavoro talmente intensa che vado in Burnout. No, facciamo di no. No, comunque questo in realtà lo teniamo, però devo ancora controllare se ce l'ho. Perché io ne ho diversi di Burnout, però questo non mi ricordo al momento e me lo sono anche dimenticato, dovevo controllare, infatti non so neanche se l'ho messo. No, non l'ho messo in vendita perché volevo No, non tenerlo, l'hai messo. quindi. Però nel caso che lo vedrete in vendita, nel caso che non ce l'ho già. Questo mi piange il cuore, ma si vende. Jak 3 è un bellissimo gioco, meraviglioso, versione Platinum, è forse per questo che lo vendo, sapete com'è. Però queste Platinum perché? Basta, non voglio Ti più viene da parlare. piangere, ti viene da Però piangere. questo gioco è bellissimo. Ecco, questo è un titolo che ci aveva intrigato entrambi dalla copertina. Io non sapevo l'esistenza perché la PS2 purtroppo non me la sono mai vissuta più di tanto. Io poco. Quindi quando l'ho visto ho detto, sembra interessante, però forse è andata a finire che piace più a lui che a me. No, Perché vabbè, ce lo teniamo entrambi, Sì. è davvero bello. Però tu mi avevi detto, sembra tipo un Dark Souls. Ecco, io da quel genere mi allontano, cioè proprio mi estraneo. Sì, nel senso che tipo GDR, combattimento. Infatti quindi- è molto tecnico, ho visto tra Sì. l'altro, perché spari, schivi, batti. Però è fatto bene, questo bisogna ammetterlo. È Infatti, molto mentre bello. lo giocavi mi sono intrigata, però per giocarlo in prima persona non riesco, cioè non mi piace. Quindi Il no. punto è che c'è anche un secondo, se non Sì. sbaglio, Sì. che io all'epoca l'ho preso in edicola. E adesso non ce l'ho più perché all'epoca ho venduto tutto quanto. Ormai vendevo anche la casa per comprare la PS3. Comunque sta di fatto che ce l'avevo, l'ho giocato, mi era pure piaciuto, però mi toccherà recuperarlo. Per Perché forza. per un senso di logica. Tra l'altro io non so, questo sicuramente sarà il primo, perché non c'è il numero 2, non c'è il numero 3 tipo per dire, quindi immagino che 2004 si dovrebbe essere Sì, è il primo. E tra l'altro questo vale sui 20 euro, quindi praticamente il lotto l'ho pagato 35, Sì. cioè obiettivamente già 10 euro li ho venduti. Ma anche solo semplicemente vendendo questi te li rifai tranquillamente. Già solo Jak 3 su 10 euro li posso fare, quindi per di ho fatto un buon affare. Questo lo vendiamo perché obiettivamente l'abbiamo provato, Allora, il film mi piace, il gioco l'abbiamo provato, però non mi ispirava più di tanto. ma in realtà è pure caruccio, ha delle buone idee da quello che abbiamo visto. Sì, è Però carino, perché comunque forse è meglio con la telecamera e i toy. può darsi, perché così, non lo so, non mi convinceva del tutto, devo essere onesta. Questo è un bellissimo titolo. Questo lo tengo, perché questo, non sono un grande amante di Asterix e Obelix, però questo qui è un titolo tipo vai a Las Vegas, il regno del videogioco gallico. Io non vorrei dire, ma è un qualcosa di stranissimo, anche sui videogiochi, quindi è troppo bello. Cioè, Allora, praticamente hanno preso Pac-Man, diversi c'è- titoli sì. di videogiochi e Tomb li hanno Raider. buttati lì dentro, ovviamente senza licenze, senza niente, quindi non fanno nomi, però comunque dal design lo capisci, Super Mario, Tomb Raider, Pac-Man, Sonic, cioè si Se capisce. lo facessero il giorno d'oggi verrebbero querelati in 20 Però minuti. è una figata, l'abbiamo giocato un pochettino giusto per capire se appunto lo dovevamo tenere o vendere, ma sembra piuttosto interessante, quindi ho detto lo teniamo e ce lo giochiamo tutto per bene. Bellissimo, cioè devo dire che l'ho provato ed è vero bello. Mm-mm. Sembra figo. Vabbè, ragazzi, FIFA 11. Mi sono scocciato con questi FIFA, PES, basta. Vabbè, sono ovunque, basta, in qualsiasi lotto. Basta. Splinter Cell Chaos Theory, Chaos, come si dice? Chaos, vero? Chaos. Chaos Penso. Theory, vabbè. È un Come- po' come è rotto, scritto? Fa vedere. purtroppo, con l'H. Allora sì, è Chaos. Un po' rovinato, ma comunque è un gran bel gioco, lo vendo perché ho la trilogia su PS3 rimasterizzata.
Questo non fa parte dell'otto, però ce l'aggiungiamo. Vabbè, sì, bonus ragazzi, Rayman Rabbids, titolo che abbiamo comprato al mercatino. Mi ha comprato G al mercatino. Vabbè, perché mi avevi detto che ti piacevano i Rayman, lo guardavi da 3 ore e ho detto vabbè dai, lo prendiamo. Sì, Rayman mi piace molto, infatti, comunque 4 euro, no 3 euro abbiamo 3 pagato. euro. C'è anche lo stickers, mi sa. Ah, carino. Vabbè, comunque Però l'abbiamo cosa? provato. Allora, io pensavo fosse una storia, nel senso, pensavo fosse un gioco, una storia. Aspetta che tanto metto un pochino giù, perché adesso ho fatto la pila un po' lunga, un po' larga, e pensavo avesse una storia sensata. E invece sono tutti minigiochi con i Rabbids e Rayman. E sono rimasto abbastanza scottato da questa cosa, perché mi aspettavo un qualcosa di diverso. Non lo vendo perché comunque Rayman mi piace molto, seconda cosa è un regalo, quindi lo tengo, però sono rimasto un po' deluso perché mi aspettavo una cosa diversa. Però va Devo dire la benissimo, verità. dai. Alla fin dei conti l'abbiamo preso 3 euro, quindi Sì, sti poi è un cazzi. gioco buffo, abbiamo visto che comunque è divertente, quindi dai, va bene. Va bene così. Diamogli questa possibilità. E questo è tutto il nostro unboxing. Con 35 euro cavando Rayman ovviamente, ci siamo portati a casa tutta questa bella robina. Poi togli altri 10 euro che già hai venduto di 10 Dog euro Island. che ho già venduto. Ragazzi, come vi sembra? Un buon affare, un cattivo affare, un ci hai rotto il cazzo? Fatemi sapere, insomma. Comunque, sta di fatto che secondo me è un buon affare, nel senso, comunque i giochi che ci teniamo valgono più di 35 euro se comparando con i siti, con quello che si vende online. Quello che si dovrebbe vendere, in teoria, ricavi comunque almeno 35 sicuri e anche molto di più. Ma secondo me sfiori anche forse 60 euro. Se vendi a prezzo giusto, sì. Sì. Se vendi a prezzo, se non svendi, sì. Però dai, a me sembra un buon affare. Comunque la media ho visto che è 2,9, 2,7, non mi ricordo, quindi poi la demo è anche il regalo. Vabbè ragazzi, ditemi il vostro parere, te cosa ne pensi? Ma io penso che sia un ottimo lotto, mettendo a confronto quello che si vende e quello che si tiene, più il totale complessivo, cioè secondo me ci sta di brutto, perché dove li trovi tutti questi giochi a quel prezzo? Da nessuna parte. E quelli che rivendi poi ci ricavi anche. Cioè non solo riprendi i soldi che hai speso, solo ne su prendi Vinted anche in puoi più. trovare questi affari. Quindi va perché- benissimo, poi tutti in italiano. Sì, Perciò. sì, che valgono di più, perché poi dopo uno dice vabbè li compri francesi, ma in realtà valgono di meno. Però se tu vuoi fare il furbo li vendi a di più ad italiani, loro non se ne accorgono, ok. Però poi può anche esserci che ci sta la versione che la metti nella PS, Sì. cioè nella PlayStation italiana, diciamo così, però non va. Più che altro i Call of Duty, state attenti ragazzi, ma Call of Duty è veramente una roba fuori di testa, quelli vecchi, cioè versioni francesi non compratele perché siete fregati, però in realtà molti giochi francesi vanno anche in italiano, però bisogna sapere quali, perché poi dopo ti prendi la scammata, cioè potente. Io l'unica cosa che so è che in alcuni titoli, per lo più io l'ho scoperto per i giochi PS4, questo codice qui se lo scrivi online ti dovrebbe dare appunto se quel disco ha anche l'italiano dentro o meno. Vero, Io questa vero. cosa l'ho scoperta però per i giochi PS4, non so se valga anche per PS2, ma penso di sì, però non lo so. Ne sono sicuro perché non l'abbiamo provato, però... Guardateci voi. per noi, poi fateci sapere. Noi abbiamo la Play, quindi comprandoli a priori li proviamo. Però certo. tipo i giochi PS4 che ci sono titoli che magari hanno solamente i sottotitoli in italiano. Una volta mi è successo con Prey, ho comprato un Prey che era con la custodia in inglese, io o francese. No, se non tedesca sbaglio. era forse. Non mi ricordo. Forse era francese o inglese. Ah, francese mi sa. Poi l'ho provato nella mia PS4, cioè nella mia PS5, l'italiano non ci stava. Perché alcuni giochi PS4 erano ancora così. Esattamente, quindi ci sono rimasta, diciamo, inculata. Fregata. Sì. Quindi poi l'ho dovuto vendere e ricomprarne un altro versione italiana che per fortuna ho trovato tipo a 4 euro. Quindi Sì, ma allora, il discorso è semplice. Noi ragazzi mettiamo sempre nella descrizione che versione è. Se è italiana, francese. Cioè comunque lo specifichiamo sempre perché è successo diverse volte che compravano un Call of Duty francese, io gli mandavo la foto che era in francese, gli dicevo guarda non c'è l'italiano, è in francese. Ah sì vai tranquillo, non ti preoccupare. Arrivava a casa, ah ma non c'è modo di selezionare l'italiano. No cazzo, te l'ho detto, se no non te l'avrei detto. No, ma la gente non ce la può fare. E poi vabbè magari finiva che rompevano i coglioni, fortunatamente a me no, però può succedere che vi rompono, quindi
prestare sempre attenzione perché infatti bisogna sempre quando si vende specificare al minimo dettaglio, se no qua cioè per 8 euro salta la rissa popolare. No, ma rompono anche per 3 euro, figurati per 8. Tipo oggi. Vabbè. Vinted è un esperimento sociale. Comunque. Vi racconto questo aneddoto. Street Fighter X Tekken, messo 8 euro. Uno mi scrive stamattina: ciao, posso offrire solo 3 euro, non di più. Beh, perfetto, puoi offrire quello che vuoi. Bro, Io non accetto. A parte che è un gioco che vale un pochino, però a parte questo, cioè, ma perché? Perché uno dovrebbe accettare 3 euro a posto di anche solo 6 o 7, che lo vendi sicuramente. Perché tu stavi aspettando lui che arrivasse e ti facesse l'offerta di 3 euro. Lo stavi proprio aspettando, sì, capito? Infatti non vedevo l'ora. Niente ragazzi, fateci sapere nei commenti se è un buon affare. Per me sì, per lei sì, però il vostro parere è sempre ben accetto. E nel caso che dite che è un brutto affare, noi facciamo, non so, Li veniamo a cercare. sì, ci ginocchiamo e chiediamo scusa. No, niente, raga, ci becchiamo alla prossima. Ciao. Ciao.